E là, bentornati su Broken Stories, o per meglio dire su Broken Metal, ovvero la rubrica dedicata al metal, la musica che tanto amiamo, all'interno del canale Broken Stories. Tra poco lascerò la parola ad Alberto Costa. Di solito siamo insieme, io e lui, a parlare di metal, qui. Ma gli ho voluto lanciare una sfida. Visto che è uscito un album piuttosto importante di una band molto importante, i Paradise Lost, gli ho chiesto, dal momento che lui è un recensore, insomma, di provata esperienza, soprattutto prima di venire qui sul mio canale su carta, su riviste, bene, gli ho chiesto di provare a fare una recensione da solo. E il video che vedrete tra poco è il risultato. Mi piace che ogni tanto sia possibile proporvi qualcosa di nuovo, e anche per capire se vi va a genio, qual è il vostro feedback. Fateci sapere se questo tipo di format, queste recensioni di un singolo album vi possono interessare, vi piacciono, e noi insomma vi ascoltiamo. Ci fa piacere che ci diate il vostro responso. Buonasera da Alberto Costa e la stanza della musica, infatti da qui, lì, là, lo scaffale ancora più in là e i vinili là davanti, arriva tutto quello che avete visto e vedrete su Broken Metal, perché se un disco non ce l'ho difficilmente mi sento in grado di parlarne, ma questo è un problema mio. Perché questa sera sono qui? Perché voglio parlarvi di un disco uscito una settimana fa, quindi il 20 settembre 2025 circa, per Nuclear Blast, ed è Ascension degli inglesi Paradise Lost. Allora, prima di parlarvi dei Paradise Lost, di dove arrivano, cosa fanno, perché esistono, voglio aprire una piccola parentesi sulla Nuclear Blast. Allora, è una major, cioè una delle etichette che funziona e vende di più. Quindi, siccome funziona e vende di più, può permettersi di fare delle cazzate. Sta a me non abboccarci. Allora, io ho comprato prima questa. Deluxe Limited Edition Special, c'ha una foto, le due bocche come qualsiasi digipack per libretto e CD e due bonus track. Io non sindaco sulla qualità delle due bonus track, ma una Deluxe Limited Edition che costa 6 euro in più rispetto al CD normale e non ti dà un cazzo, mi fa un po', diciamo, storcere il naso, ma forse perché io sono abituato a trattare, a comprare da etichette più piccole come Darkness Shall Rise, Avantgarde, Van Records, Terratur Possession, che al cliente che compra la Deluxe Edition vogliono un po' più bene e forniscono gioiellini, ok? Adesso sperare che la Nuclear Blast lavori come Van Records sarebbe un po' come sperare che chi fa Tavernello lavori come quando Satyr von Graven aveva il Barolo, ma infatti è un'utopia. Torniamo ai Paradise Lost, andiamo nell'Inghilterra degli anni 90, nell'Inghilterra degli anni 90 dove nasce una nuova corrente di musica chiamata Death Doom o Doom Death, gode della proprietà commutativa come termine. Che cos'è? Vocals death metal, lentezza e malinconia tipica del Doom. Anche qui, come nel trash, possiamo avere i Big Four, no? I quattro capostipiti, i quattro cavalieri dell'Apocalisse triste, che sono tre sono inglesi e uno è svedese. Allora, secondo me, poi correggetemi se io sbaglierò, voi mi corrigerete, diceva qualcuno, ecco, così. Scrivetemelo poi nei commenti. Allora, i quattro cavalieri dell'Apocalisse triste sono in Svezia Catatonia, Dance of December Souls, il primo bellissimo, culto, My Dying Bride, Paradise Lost e Anatema. Dunque, stiamo parlando di una band, i Paradise Lost, che fanno questo genere dal 1990, quindi hanno 35 anni di attività. Quando una band arriva a 35 anni di attività con una cosa come 16 album all'attivo, beh, uno si aspetta un po',
no? Che incomincino a fare il compitino, che incomincino a tirare fuori i dischi solo per tener fede ai doveri coniugali con la Nuclear Blast o comunque con l'etichetta. Infatti io avevo un po' paura di questo perché gli ultimi due dei Paradise Lost non mi avevano entusiasmato più di tanto. Parlo di Obsidian e Medusa. Obsidian già molto meglio di Medusa. Medusa mi aveva quasi messo paura che quello dopo facesse cagare, ma poi loro si sono ripresi. Ecco, i Paradise Lost hanno quell'età dove potrebbero veramente fare quello che cazzo vogliono, anche perché l'hanno fatto per in realtà tutta la loro carriera. Loro hanno definito il loro sound con Gothic. Gothic è il disco Death Doom. Poi dopo hanno provato con i successivi a espandere il loro pubblico senza perdere di qualità e questa è un'operazione difficilissima quanto riuscita da Nick Holmes, Greg McIntosh e soci, perché noi i Paradise Lost li ricordiamo sicuramente per Gothic, Icon, Shades of God e Draconian Times, ok? O per il loro continuo sperimentare da lì in avanti con One Second, che è forse la prova più commerciale, con Host dove tentano di fare i Depeche Mode, con il ritorno al sound un po' più Death Doom dell'inizio, metà primo decennio del 2000, con dei bei dischi su questo ritorno che sono Fate Divide Us, That Unite Us del 2007 mi pare, Tragic Idol e The Plague Within. Ecco, vi ho citato questi tre perché sono un po' la rotta che hanno preso i Paradise Lost ancora fino ad adesso e perché sono quelli che, nonostante Ascension arrivi circa 10-15 anni dopo, sono quelli che sono i genitori di Ascension, cioè qui dentro ci trovate le sonorità di metà anni 2000 dei Paradise Lost. Greg McIntosh aveva detto, per scriverlo mi sono ispirato un botto a Shades of God, Draconian Times. Sì, Greg, però è un po' quella frase che fate un po', che dite sempre nei comunicati stampa, "No, il prossimo album sarà il più pesante, sarà il più cattivo, sarà il più stronzo." Quindi uno che suona nei Paradise Lost cosa dice? Assomiglierà a quello che vi è piaciuto. Ma la cosa bella è che in realtà questo disco qua ci è piaciuto davvero. Anche se non richiama Icon, ok? Non è Draconian Times, è bellissimo. Perché Greg è ispirato. Greg voleva suonarlo, si sente, perché altrimenti dei riff così, uno più bello dell'altro, in tutte le tracce non c'è una filler. Non ho trovato una filler su 10 pezzi, su quasi un'ora di album. I riff sono belli, gli assoli, ogni tanto c'è anche un assolo, si accelera, si rallenta, c'è più doom, c'è più death, voce pulita, voce sporca. Nick Holmes, che nonostante i suoi problemi con la voce degli ultimi anni, cerca comunque di tenere un buon livello, magari si mette qualche aiutino in più, ma adesso la musica funziona tutta su aiutini vocali. Che cazzo volete dire a Nick Holmes? Ecco, è un disco che probabilmente in pochissimi, quasi nessuno si aspettava così bello. Ma credo che la bellezza arrivi dal fatto che, come dicevo prima, è un disco che volevano fare. Perché qua quello che ci sento io è la voglia di suonare, la voglia di ehm, trasmettere ancora qualcosa all'ascoltatore. E che questo capiti a una band che è in giro dal 1990 è una cosa, a parte fighissima, ma molto 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 rara. Molto rara. E quello che piace molto a me personalmente è, a parte il fatto che dal primo istante, dal primo giro di chitarra, ti rendi conto di stare ascoltando un disco dei Paradise Lost, anche se tu non avessi letto il nome, non avessi visto la copertina, se come faceva un mio amico si fosse bendato e avesse scelto così a occhi chiusi un disco e l'avesse caricato nel lettore, ecco, dopo il primo secondo, anche senza sapere dove era, dove hai messo le mani, quelli sono i Paradise Lost. E poi soprattutto la qualità generale del disco è altissima, è altissima.
il lavoro in studio è eccezionale, tutto pulito, i suoni sono perfetti, cioè si rischia persino di sentire uno starnuto del fonico, come Mick Jagger che esulta sull'urlo della seconda cantante su Give Me Shelter. È talmente fatto bene questo disco che dà quasi fastidio. Io un po' me l'aspettavo più ruvido, però poi ho detto no, perché sono dei musicisti professionisti, suonano da 30 anni, vogliono farti sentire quanto suonano bene. Il marcio è passato, ma glielo perdoni, oppure gli dici ma è giusto, siamo cresciuti, sono cresciuto anch'io, forse non troppo mentalmente perché la roba marcia, grezza continua a piacermi tantissimo, però glielo perdoni perché loro possono farlo, loro possono permetterselo. E questo disco qui è la prova che una band può continuare a funzionare benissimo se non viene a mancare la creatività di fondo. Quello che a volte manca nelle band famose di adesso, che suonano da 30-40 anni, è la voglia, non il bisogno di fare un disco. Loro avevano voglia e si vede con il fatto che un disco dei Paradise Lost riesce ad arrivare probabilmente nella top 10 di fine anno. Da quanto questo non succedesse, se escludiamo magari i fan più accaniti, no? Che esce un disco della mia band preferita, ovviamente lo metto in vetta alla classifica. È un ragionamento che ho fatto anch'io, per esempio con i Ruins of Beverast, con l'ultimo che hanno, questo qua, con l'ultimo che hanno fatto, ma in questo caso non è un giudizio partigiano, è proprio un giudizio meritato. Se io dovessi dirvi quello che mi è piaciuto di più come album uscito nel 2025, direi Tavasland degli Avokrunu, ma piaciuto e stupito, non ci sono dubbi, quello è Ascension dei Paradise Lost. Quindi, cos'altro dire? Una band che ha deciso di regalarci ancora una volta un viaggio di un'oretta nel loro mondo fatto di malinconia e in realtà malinconia e meraviglia, direi, perché veramente quando un gruppo riesce a quest'età, dopo tutti gli album che hanno già fatto, dopo che vedi che incominciano ad avere dei problemi come quelli di Holmes con la voce o come Greg che ogni tanto magari non incastrava bene i riff nei dischi prima. Qui questi problemi non esistono. Questo qui è un disco che veramente mi colpisce, mi sorprende. Sì, per la bellezza, ma soprattutto per la band da cui arriva, da cui nessuno forse si aspettava più un'opera così quadrata, così giusta. Giusta che non vuol dire confezionata, non vuol dire preparata sul tavolino, ecco, questo volevo dire. Detto ciò, io spero di non avervi annoiati e dalla mia stanza della musica vi saluto. Andate a comprare i Paradise Lost CD o vinile, non la versione deluxe perché di deluxe non ha assolutamente niente. Forza Satana.